Ogni simulazione è un passo in più verso l'esame. Benvenuti all'episodio 32 della serie Quiz Patente B. In questo video vi aspettano 30 nuove domande per mettere alla prova attenzione, memoria e preparazione. Dopo ogni quesito troverete la risposta corretta e una spiegazione chiara, così da capire subito gli errori e trasformarli in un vero ripasso utile. Iniziamo. Il segnale raffigurato indica un garage riservato ai taxi. Falso. Il segnale raffigurato si chiama posteggio per taxi. Indica un'area di sosta o un parcheggio riservato ai taxi in servizio, non un garage. L'area può essere riconosciuta anche dalla segnaletica orizzontale gialla e dalla scritta taxi sulla pavimentazione. Un garage è invece un luogo chiuso destinato al ricovero dei veicoli, mentre questo segnale serve a indicare dove i taxi possono fermarsi o sostare per il servizio pubblico. Nella situazione rappresentata in figura il tram ha la precedenza rispetto agli altri veicoli. Vero. Il tram T passa per primo, perché i veicoli che circolano su rotaie hanno la precedenza sugli altri veicoli, salvo diversa segnalazione. Dopo il passaggio del tram, il veicolo A non completa subito la svolta. Si porta al centro dell'incrocio e si ferma, perché deve lasciare passare il veicolo M. A questo punto il veicolo O può passare, perché A gli ha liberato la destra. Dopo O passa il veicolo M, perché O gli ha liberato la destra. Infine il veicolo A completa la svolta. L'ordine finale di passaggio è quindi T, poi A si porta al centro, poi O, poi M, infine A completa la svolta. Lo spazio di frenatura si raddoppia, se la velocità si raddoppia. Falso. Lo spazio di frenatura è lo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui inizia la frenata fino all'arresto completo. Non cresce in modo semplice e proporzionale alla velocità, ma aumenta in rapporto al quadrato della velocità. Questo significa che, se la velocità raddoppia, lo spazio di frenatura diventa circa 4 volte maggiore, non il doppio. Per esempio, passando da 50 km/h a 100 km/h, la velocità raddoppia, ma lo spazio necessario per fermarsi diventa circa 4 volte più lungo. Per questo motivo, l'aumento della velocità rende molto più difficile arrestare il veicolo in tempo davanti a un ostacolo. Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna disinfettare le bruciature con l'alcol. Falso. In caso di ustione, le bruciature non devono essere disinfettate con alcol, perché l'alcol può aumentare il dolore, irritare ulteriormente la pelle danneggiata e peggiorare la lesione. Il comportamento corretto consiste nel raffreddare la parte ustionata con acqua corrente fresca, non ghiacciata, e nel coprire la zona con materiale pulito, possibilmente sterile, senza comprimere. Se i vestiti sono rimasti attaccati alla pelle bruciata, non devono essere strappati. Se l'ustione è estesa, profonda, presenta vesciche, riguarda parti delicate del corpo o il ferito appare grave, occorre chiamare subito il 112 e attendere i soccorsi. È consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture. Falso. Ai conducenti di motocicli è vietato sia trainare altri veicoli, sia farsi trainare da altri veicoli. Il divieto vale anche se il veicolo che traina è un'autovettura. Il motivo è legato alla stabilità e alla sicurezza. Un motociclo ha solo 2 ruote, quindi durante il traino può perdere facilmente l'equilibrio, soprattutto in curva, in frenata o in caso di strappo della fune. Se un motociclo è in avaria, non deve essere trainato come un'automobile, ma deve essere rimosso con mezzi adatti come un carro attrezzi o un veicolo per il trasporto. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro di esso. Falso. Il veicolo R non deve impegnare l'incrocio e fermarsi al centro.
In questa situazione tutti i veicoli hanno la destra occupata in relazione alla propria traiettoria, quindi il veicolo che deve portarsi al centro dell'incrocio è B, non R. Il veicolo B si sposta al centro e si ferma, così libera la destra al veicolo R. Dopo questo movimento passa R. Successivamente passano insieme N e D, perché dopo il passaggio di R non hanno più veicoli da destra da lasciare passare. Infine B completa la svolta. L'ordine finale di passaggio è quindi B si porta al centro, poi R, poi N e D insieme, infine B completa la svolta. Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere a nostra volta con i fari abbaglianti per veder meglio la strada. Falso. Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con fari abbaglianti accesi, non si deve rispondere accendendo a propria volta gli abbaglianti. Questo comportamento aumenterebbe l'abbagliamento reciproco e renderebbe la situazione più pericolosa per entrambi i conducenti. La condotta corretta consiste nel procedere con prudenza, usare le luci anabbaglianti, ridurre adeguatamente la velocità e, se necessario, fermarsi. È utile anche evitare brusche manovre e cambi di corsia, perché la visibilità è momentaneamente ridotta. Per non essere abbagliati, lo sguardo non deve essere fissato direttamente sul fascio luminoso del veicolo che arriva di fronte, ma va orientato verso la parte destra della carreggiata, mantenendo il controllo della traiettoria. Il segnale raffigurato si trova sulle corsie di accelerazione per l'immissione in autostrada. Vero. Il segnale raffigurato si chiama dare precedenza. È un segnale di precedenza con forma triangolare rovesciata, bordo rosso e interno bianco. Sulle corsie di accelerazione per l'immissione in autostrada, il conducente che entra deve dare precedenza ai veicoli che già circolano sulla carreggiata principale. Il segnale obbliga quindi a moderare la velocità, controllare bene il traffico in arrivo e immettersi solo quando la manovra può essere fatta senza creare pericolo o intralcio. In generale, il segnale dare precedenza può essere collocato circa 25 metri prima dell'intersezione. Sulle strade extraurbane può essere preceduto dal segnale preavviso di dare precedenza. Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli con rimorchio hanno maggiore tenuta di strada. Falso. Il segnale raffigurato si chiama forte vento laterale. È un segnale di pericolo e preannuncia, di norma a circa 150 metri, un tratto di strada in cui possono verificarsi forti raffiche di vento laterale, per esempio su viadotti, ponti, uscite di gallerie o zone molto esposte. In presenza di vento laterale, i veicoli con rimorchio non hanno maggiore tenuta di strada. Al contrario, sono più esposti a sbandamenti e perdita di stabilità, perché il rimorchio aumenta la superficie colpita dal vento e può rendere più difficile il controllo del veicolo. Il conducente deve quindi rallentare, tenere saldamente il volante e mantenere una maggiore attenzione anche verso i veicoli provenienti dal senso opposto. Il delineatore raffigurato invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva. Vero. Il segnale raffigurato si chiama delineatore di curva stretta o di tornante. È un segnale complementare formato da un pannello rettangolare con punte di freccia bianche su fondo nero. Serve a rendere più visibile l'andamento di una curva stretta o di un tornante, specialmente quando la visibilità è ridotta. Le frecce indicano la direzione della curva e invitano il conducente a procedere con maggiore prudenza, riducendo la velocità e mantenendo il veicolo ben controllato. Sulle strade extraurbane può trovarsi, di norma, dopo il segnale curva pericolosa a sinistra, quando la curva è verso sinistra. Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h. Vero. Nei centri abitati, il limite massimo ordinario di velocità è di 50 km/h.
Questo limite vale anche per i motocicli, salvo diversa indicazione data da appositi segnali stradali. In alcune strade urbane con caratteristiche adatte, il limite può essere elevato fino a 70 km/h, ma solo quando è presente il relativo segnale di limite massimo di velocità. La parola ordinariamente è importante. Significa che il limite normale nei centri abitati è 50 km/h, anche se in casi particolari può essere modificato dalla segnaletica. Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra. Vero. Il segnale raffigurato si chiama direzioni consentite destra e sinistra. È un segnale di obbligo e indica che, al prossimo incrocio, le uniche direzioni consentite sono la svolta a destra e la svolta a sinistra. Non è consentito proseguire diritto. Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna. Vero. Il pannello integrativo raffigurato si chiama coda. Indica la possibilità di trovare traffico intenso con formazione di colonne di veicoli fermi o in lento movimento. Invita quindi il conducente a procedere con prudenza, a moderare la velocità e a mantenere una maggiore distanza di sicurezza, per evitare il rischio di tamponamento. Può trovarsi anche all'ingresso delle autostrade o su pannelli informativi dove può consigliare di uscire o scegliere un percorso alternativo per evitare rallentamenti e code. Il segnale raffigurato è un preavviso di dare precedenza sia a destra che a sinistra. Vero. Il segnale raffigurato si chiama preavviso di dare precedenza. È formato dal segnale dare precedenza insieme al pannello integrativo di distanza, che in questo caso indica 320 metri. Avvisa il conducente che, dopo 320 metri, incontrerà un incrocio in cui dovrà dare precedenza ai veicoli che provengono sia da destra sia da sinistra. Non impone sempre l'arresto obbligatorio. Il conducente deve rallentare, controllare bene la strada e fermarsi solo se necessario per lasciare passare i veicoli che hanno la precedenza. È consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico. Falso. Non è consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo, anche quando lo scopo dichiarato è diminuire l'inquinamento atmosferico. Il motore e l'impianto di scarico fanno parte delle caratteristiche costruttive e dei dispositivi di equipaggiamento del veicolo, quindi eventuali modifiche devono rispettare le procedure previste, con componenti idonei, controlli tecnici e aggiornamento dei documenti quando necessario. Un intervento non autorizzato può alterare le emissioni, il rumore, la sicurezza e la regolarità del veicolo. Per questo, chi circola con un veicolo a cui sono stati modificati motore o marmitta può incorrere in sanzioni amministrative e in provvedimenti sul documento di circolazione. È consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante. Falso. In presenza di un passaggio a livello senza barriere, non è consentito sorpassare i veicoli fermi, anche se il treno sembra distante. Il conducente deve rimanere nella propria posizione, attendere il proprio turno e attraversare solo quando può farlo in piena sicurezza. Il passaggio a livello senza barriere è particolarmente pericoloso, perché non esiste una barriera fisica che impedisca l'attraversamento, quindi il conducente deve prestare massima attenzione all'eventuale arrivo di treni. Sorpassare veicoli fermi in questa situazione può portare a occupare la parte sinistra della carreggiata, creare intralcio e aumentare il rischio di collisione. La distanza apparente del treno non rende la manovra sicura né autorizzata. In presenza del segnale raffigurato, è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia. Falso. Il segnale raffigurato si chiama strada sdrucciolevole. È un segnale di pericolo e preannuncia, di norma a circa 150 metri, un tratto di strada dove può diminuire l'aderenza degli pneumatici, soprattutto in particolari condizioni atmosferiche come pioggia,
neve o ghiaccio. In caso di pioggia, non bisogna accelerare bruscamente, perché una forte accelerazione può causare slittamento, sbandamento o perdita di controllo del veicolo. Il comportamento corretto consiste nel moderare la velocità, evitare accelerazioni brusche, frenate improvvise e sterzate brusche, aumentando anche la distanza di sicurezza, perché su strada bagnata lo spazio di frenatura aumenta. Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite massimo di velocità. Vero. Il segnale raffigurato si chiama limite massimo di velocità di 80 km/h. È un segnale di divieto e indica che, nel tratto di strada interessato, non è consentito superare la velocità di 80 km/h. Il conducente può procedere a una velocità inferiore se le condizioni della strada, del traffico o del veicolo lo richiedono, ma non può oltrepassare il limite indicato. Il segnale resta valido fino al punto in cui compare un segnale che modifica o termina la prescrizione, come fine del limite massimo di velocità, o un nuovo limite diverso. La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione. Vero. La figura mostra una striscia bianca laterale discontinua, cioè una linea tratteggiata posta sul margine della carreggiata. In questo caso essa separa la carreggiata principale da una corsia di accelerazione, usata dai veicoli che entrano nella strada principale per aumentare gradualmente la velocità e inserirsi nel flusso del traffico. Essendo discontinua, la striscia può essere superata per effettuare l'immissione in sicurezza, dopo aver controllato i veicoli già presenti sulla carreggiata principale e dopo aver dato loro la precedenza. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. Vero. Dopo la stipula del contratto di assicurazione RCA, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. Questo documento serve a dimostrare che il veicolo è coperto da una regolare responsabilità civile auto, cioè dall'assicurazione obbligatoria, che copre i danni causati a terzi durante la circolazione. Il certificato contiene le informazioni essenziali della copertura, come i dati del veicolo, la compagnia assicuratrice e il periodo di validità. Deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito in caso di controllo. Non va confuso con documenti non obbligatori, come un elenco di carrozzerie convenzionate, un manuale di pronto soccorso o un manuale su come evitare incidenti. Si devono usare gli indicatori di direzione quando si effettua una svolta a sinistra, ma non quando si svolta a destra. Falso. Gli indicatori di direzione devono essere usati sia quando si effettua una svolta a sinistra, sia quando si effettua una svolta a destra. La loro funzione è avvisare in anticipo gli altri utenti della strada della manovra che si sta per compiere. La segnalazione deve iniziare prima della svolta, continuare durante la manovra e cessare quando la manovra è completata. Non usare l'indicatore nella svolta a destra può creare pericolo, perché pedoni, ciclisti e altri conducenti potrebbero non capire l'intenzione del veicolo. Il segnale raffigurato vale solo nelle ore diurne. Falso. Il segnale raffigurato si chiama passo carrabile. Indica lo sbocco di un accesso carrabile, cioè il punto in cui i veicoli entrano o escono da una proprietà laterale alla strada, come un garage, un cortile o un'area privata. In corrispondenza del segnale vige il divieto di sosta, perché un veicolo parcheggiato impedirebbe l'entrata e l'uscita dei mezzi. Il segnale non vale solo nelle ore diurne, ma vale 24 ore su 24. La fermata è consentita solo se non crea intralcio al passaggio dei veicoli. Per essere valido, il cartello deve riportare l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio, come si vede nella figura. In presenza della luce semaforica rossa, i veicoli devono arrestarsi.
vero, La luce semaforica rossa impone l'arresto dei veicoli. Il conducente deve fermarsi prima della striscia trasversale di arresto. Se la striscia non è presente, non deve impegnare l'area dell'incrocio, non deve occupare l'attraversamento pedonale e non deve oltrepassare il semaforo, così da poter continuare a vedere le sue indicazioni. La luce rossa non consente di proseguire diritto né di svoltare, anche se la strada sembra libera, perché indica che il passaggio è vietato fino all'accensione della luce verde. Non esistono specifici stivali ad uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per caccia, pesca o alpinismo. falso, Esistono stivali specifici ad uso motociclistico, progettati per proteggere il piede, la caviglia, il tallone e la parte inferiore della gamba in caso di caduta o urto. Le normali calzature robuste usate per caccia, pesca o alpinismo non sono equivalenti, perché possono non avere protezioni adatte alla guida di un motociclo, possono essere troppo rigide o poco sensibili sui comandi, oppure possono non garantire una corretta protezione contro abrasioni e torsioni. L'abbigliamento motociclistico corretto deve favorire sia la sicurezza sia il controllo del veicolo. Per questo è preferibile utilizzare calzature tecniche pensate per la guida su due ruote. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non leggero, oltre 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 kg. vero, La patente B con codice armonizzato 96 permette di guidare un'autovettura che traina un rimorchio non leggero, cioè con massa superiore a 750 kg, quando la massa massima autorizzata del complesso non supera 4.250 kg. Il complesso è formato dalla motrice più il rimorchio. La patente B normale consente limiti più bassi per alcuni complessi con rimorchio non leggero. Il codice 96 serve proprio quando il complesso supera 3.500 kg, ma rimane entro 4.250 kg. Se il complesso supera questo limite, non basta il codice 96 e occorre una categoria di patente diversa, come la BE. Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sostituisce il dispositivo di accensione a chiave. falso, Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza posto sul manubrio non sostituisce il dispositivo di accensione a chiave. Serve invece a spegnere rapidamente il motore senza togliere le mani dal manubrio, soprattutto in situazioni particolari o di emergenza. Per avviare e utilizzare normalmente il veicolo resta necessario il sistema di accensione a chiave, mentre l'interruttore di emergenza deve trovarsi in posizione on o avviamento. Se l'interruttore è guasto, deve essere riparato al più presto, perché è un dispositivo utile per la sicurezza del conducente. Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione dopo una svolta a sinistra. falso, Il segnale raffigurato si chiama direzione obbligatoria a sinistra. È un segnale di obbligo e indica che al prossimo incrocio il conducente deve svoltare a sinistra. Non consente di proseguire diritto né di svoltare a destra. Non indica l'inizio di una strada a senso unico dopo la svolta. Quel significato appartiene al segnale di indicazione senso unico parallelo, che ha forma quadrata o rettangolare con freccia bianca su fondo blu. Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm3. falso, I motocicli sono motoveicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a 2, compreso il conducente. Non sono definiti motocicli solo quelli con cilindrata fino a 125 cm3. La cilindrata di 125 cm3 riguarda alcune limitazioni di guida legate alla patente o all'età del conducente, ma non rappresenta il limite massimo per definire un veicolo come motociclo.
Un motociclo può avere cilindrata superiore a 125 cm3, purché rientri nella categoria prevista per i motoveicoli. Inoltre, per distinguere un motociclo da un ciclomotore, è importante ricordare che il ciclomotore ha caratteristiche più limitate, come cilindrata non superiore a 50 cm3 nei motori a combustione interna e velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h. Durante la sosta, il conducente non può allontanarsi dal veicolo per più di 3 ore. Falso. Durante la sosta, il conducente può allontanarsi dal veicolo, perché la sosta è una sospensione della marcia protratta nel tempo. Non esiste una regola generale che vieti al conducente di allontanarsi per più di 3 ore. Prima di lasciare il veicolo, però, il conducente deve adottare le opportune cautele, deve sistemarlo correttamente, evitare che crei intralcio o pericolo, spegnere il motore, azionare il freno di stazionamento quando necessario e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Il limite delle 3 ore può riguardare casi particolari, come la permanenza sulla corsia di emergenza in autostrada, in situazione di emergenza, ma non è una regola generale della sosta ordinaria. Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale non costituiscono un pericolo per un conducente di veicolo a 2 ruote. Falso. Le rotaie del tram e i tombini presenti sulla carreggiata costituiscono un pericolo per chi guida un veicolo a 2 ruote. Il rischio dipende dal fatto che queste superfici sono spesso in metallo e offrono meno aderenza rispetto all'asfalto, soprattutto quando la strada è bagnata. Con una moto, un ciclomotore o una bicicletta, il passaggio su rotaie o tombini può causare slittamento, sbandamento o perdita di equilibrio, specialmente se si frena, si accelera o si sterza bruscamente. Il pericolo aumenta anche quando le ruote attraversano il solco delle rotaie, con un'angolazione sfavorevole. Il comportamento corretto consiste nel ridurre la velocità, mantenere una traiettoria stabile, evitare manovre improvvise e attraversare questi elementi con molta prudenza. La simulazione dell'episodio 32 termina qui. Controllate con attenzione il vostro risultato e usatelo per capire su quali argomenti dovete continuare a lavorare. Fatemi sapere nei commenti quanti errori avete fatto. Per non perdere i prossimi quiz con risposte e spiegazioni, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete il video. Alla prossima simulazione!